Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi Angie e Ania, perché c'è anche lei, siamo a farvi la recensione abbastanza flash, ma neanche troppo, perché comunque abbiamo fatto un bel giretto dove abbiamo toccato anche un po' di quello che dovrebbe essere secondo me il massimo di quello che farà una persona normale come me e non i piloti fighi che vedete, i recensori fighi. Quindi fai pure vedere il tipo di... Adesso qua non ci sono, qua è terra compatta, ma c'erano pezzi che avevano del sasso un pochino smosso, e qui chiaramente è una strada che possono fare anche le macchine, ma posso dirvi per esempio che con la Multi non l'avrei fatta in scioltezza come l'ho fatta con questa moto qua, che è concepita per fare ben altre strade, però dalla posizione in cui mi vedete capite subito qual è il problema che emerge per chi è una persona alta come me, 1,70, cioè guardate, adesso ok che sono dalla parte, cioè, la moto è molto inclinata, ma guardate quanto mi manca comunque per arrivare a terra, quindi dovete avere molta esperienza per poter guidare una moto così, che sì, non vi mette in crisi perché ha pochissimi cavalli, ha pochi cavalli, il gas lo date proprio tutto, e anche in due non avete pericoli che la moto vi spiazzi anche se siete alle prime armi, ma dovete essere alti. Moto così sono concettualmente molto fighe, perché da subito il telaio si sente che è molto bilanciata come moto, anche con le Pirelli Scorpion STR che sono un pochino consumate dietro. Ringraziamo Alberto che ci ha fatto provare questa moto, un cugino, sono sempre nei miei posti magici, come vedete, l'atmosfera è diversa dal solito. È una moto che è molto figa, e invecchiando sia in termini di età che di esperienza motociclistica posso dire che sono molto divertenti, più divertenti secondo me delle naked ormai, perché tanto si va a velocità che non hanno più senso di esistere. È divertente in due, è divertente nella guida spensierata. Non vi voglio fare una recensione o comparativa con le altre che ho provato, per esempio Desert X, che è completamente diversa perché ha tanti cavalli in più, 110, questa ne ha 75. Oltretutto questa è la versione World Rally, quindi abbiamo serbatoio maggiorato e un po' di gadget, di accessoristica installata, come per esempio un bel ammortizzatore di sterzo Öhlins regolabile. Sì, è vero, non ne parlavo con il proprietario, ha un po' di on-off, nel senso che anche lei secondo me se ne è accorta dietro a riprendere il gas in mano, si sente un po' di esitazioni nella prima apertura, però poi nel senso è soltanto una cosa della prima fase di uscita dalla curva. Dicevo, il 21 mi dà quasi più fastidio nel momento in cui l'ho guidato da solo rispetto a quando eravamo in due, l'inerzia del 21, perché comunque in due in vita ha una guida veramente fluida, armoniosa, divertente, leggera, avete il manubrio molto più stretto rispetto alle cross tourer, alle super endurone alle quali sono abituato, una posizione molto naturale, le pedane molto centrate, non si riesce a caricare, ma non è quella la sua guida. La sella molto stretta, stremata anche per il passeggero, dura, vibrazioni che compaiono, non esistono fino a 5000, poi iniziano ad arrivano sulla sella, un po' sulle pedane. Queste maniglie qua non vanno assolutamente bene per il passeggero, non sono per niente comode, ci segnala chi sta dietro, e la sella è molto dura. Ovviamente il piano di seduta è alla stessa altezza del pilota, e quindi avete il passeggero e il casco che vi batterà contro il vostro. La frenata e le sospensioni sono tutte molto ben centrate, molto morbide, non si avverte la frenata con l'effetto polmone dei tipici dei freni che hanno i tubi in gomma, una frenata proporzionata al tipo di moto che è, il mono sempre un pochino più secco rispetto alla forcella che invece affonda progressiva, ma non avete gran beccheggio quando guidate su strada. Direi che come recensione flash, l'aria, chiaramente lui mi diceva protegge molto bene, io dico non protegge niente, perché sono abituato a una moto con un parabrezza molto più largo, e se è vero che siete portati nella zona delle gambe, qua arriva molta aria, anche al passeggero arriva molta aria. Che altro dire? È un bel motorino che frulla, non ha cavalli, è lineare, molto lineare lungo tutto l'arco di erogazione. Chiaramente una Touareg è un pochino più emozionante, e non parliamo poi della Desert X che vabbè lì ha 40 cavalli in più, quindi è un'altra cosa.
Nel complesso però per Angie questo è un sì, e questa Tenere 700 capisco perché fa tanto successo. L'elettronica che non ce l'ha non è un difetto, perché non serve assolutamente a niente. Anche qui su questi sterrati il gas ve lo date a manate, e se siete capaci un minimo andare in moto non succede nulla, non vi può spiazzare. Mi dicono che consuma pochissimo, scalda perché Euro 5, l'aria vi arriva nei talloni. Direi che vi ho detto tutto quello che potevo carpire da questa prova divertente, molto bella, bella giornata. Per Angie e Ania è tutto, ciao! Andiamo a divertirsi sul Sì, andiamo sterato. a divertirci. Iscrivetevi al canale e mettete un like se vi è piaciuto questo video. Ciao!